Ben ritrovati. Oggi parleremo di simmetrie e asimmetrie, per così dire, e quindi affrontiamo subito la situazione introducendo la guida d'onda slab asimmetrico, che è mostrata in questa figura. In realtà l'abbiamo già incontrata in lezioni precedenti, quindi vedete c'è uno strato dielettrico di spessore T, in questo caso non essendoci la simmetria possiamo mantenere T come valore, non 2T come abbiamo fatto con lo slab simmetrico, pensando già a una possibile bisezione. La costante dielettrica relativa è εr, sopra in genere c'è l'aria assimilata come al solito al vuoto e sotto un substrato di costante dielettrica εrs, in genere ovviamente più piccola per avere la riflessione totale, ma non troppo per motivi di dispersione della costante dielettrica εr. Allora, le relazioni di dispersione, in questo caso le condizioni di separabilità sono tre. Una nell'aria o nel vuoto, KY0 uguale K0, l'ho messo in evidenza fuori dalla radice per evidenziare poi una forma normalizzata, che moltiplica la radice quadrata di 1 meno beta o kz su k0 tutto al quadrato. Nel dielettrico KY uguale a K0 radice di εr meno beta su K0 al quadrato, e nel substrato KYS uguale K0 radice di εrs meno beta su K0 al quadrato. Allora, naturalmente noi vogliamo che ci sia riflessione totale all'interno dello strato centrale, e quindi che cosa dovrà essere? KY reale, e dunque un'onda stazionaria in questo film, in questo slab dielettrico, mentre invece KY0 e KY con S immaginari puri e negativi, cioè un'attenuazione esponenziale legata alla riflessione totale nella regione dell'aria e nel substrato. Ma allora da queste stesse relazioni ci accorgiamo che per ottenere questo è necessario intanto che beta su K0 sia maggiore di 1, ad esempio, perché in questo modo risulta da questa radice quadrata che KY0 sia immaginario, ma lo stesso beta su K0 deve essere anche maggiore di radice di εrs per avere anche KY con S puramente immaginario. E allora, siccome evidentemente la radice di εrs è maggiore di 1, in realtà conta solo quest'ultima condizione. E poi invece per avere KY epsilon reale dovrà essere beta su K0 minore della radice di εr. Quindi abbiamo già capito come sono allocate le curve di dispersione nella striscia compresa fra la radice di εrs e la radice di εr. Ma siccome dicevamo all'inizio che in realtà εrs è più piccolo ma non troppo di εr, la differenza percentuale è, diciamo, di pochi %, allora a questo punto evidentemente questa striscia sarà molto sottile, e questo vuol dire che le curve di dispersione noi le rappresenteremo in una scala non realistica per vederle meglio. Le curve di dispersione in realtà sono molto appiattite, e questo appunto conferma quello che dicevo prima, che se sono poco diverse εrs ed εr si ha meno dispersione. Allora, come si può affrontare una struttura di questo tipo? La condizione di cutoff beta su K0 uguale a questo punto alla radice di εrs, quindi corrisponde ad avere KY con S uguale a 0, e cioè a un'incidenza con l'angolo limite, quindi al limite della rifrazione, nell'interfaccia, soltanto nell'interfaccia inferiore, cioè nell'interfaccia col substrato. Ma ci basta, perché se comincia ad esserci rifrazione nel substrato, anche se verso l'aria continua ad esserci riflessione totale, comunque la struttura non è più guidante, perché ad ogni rimbalzo ci sarà una perdita verso il substrato, e a questo punto allora dopo poche lunghezze d'onda il modo svanirà sostanzialmente, non si mantiene lungo Z.
È chiaro che poi si potrebbe scendere al di sotto del valore 1 e questo corrisponderebbe a una rifrazione anche nell'area, ma non importa, eravamo già prima comunque nella zona non guidata, nella zona dello spettro continuo. Ed ecco le curve di dispersione che sono mostrate in fondo. Vediamo subito quali sono le conseguenze della asimmetria confrontandole con quelle che ricordiamo per il caso dello slab simmetrico. Allora vi ricordo che nel caso dello slab simmetrico c'erano due modi, il TE0 e il TM0, che entrambi erano privi di cutoff, arrivavano fino alla continua. Invece qui questi modi non ci sono più. Inoltre c'era una degenerazione, cioè i modi con lo stesso valore dell'indice, le coppie T e TM, avevano la stessa frequenza di taglio. Neanche questo succede più, quindi vedete il dominante è il TE1, poi c'è il TM1 che non è degenere, poi il TE2 e il TM2 che non sono degeneri e il TE3 e il TM3 che non sono degeneri. Assenti appunto dicevamo il TE0 e il TM0, quindi vedete le conseguenze della asimmetria sono piuttosto forti, piuttosto drammatiche. Come si analizza una struttura del genere? Allora, intanto possiamo adoperare l'approccio della risonanza trasversa, supponendo appunto illimitate la regione d'aria superiore e la regione del substrato inferiore, entrambe saranno sostituite dalle loro impedenze caratteristiche, cioè le linee infinite verso l'alto e verso il basso in aria e nel substrato saranno in particolare adattate e quindi sostituibili col loro valore di impedenza caratteristica, Z0 in alto e ZS in basso. Al centro invece abbiamo una linea di trasmissione corrispondente al dielettrico, quindi di costanti caratteristiche KY con ε, la costante di propagazione, e ZE, l'impedenza caratteristica. Scegliamo come riferimento per l'applicazione della condizione di risonanza il valore y uguale a 0, e allora se guardiamo verso l'alto ci sarà un tratto di linea di trasmissione di altezza o lunghezza t chiuso su un certo carico Z0, impedenza caratteristica ZE. Questa è una formula tipica delle linee di trasmissione, quindi Z verso l'alto in questo caso sarà l'impedenza caratteristica ZE per l'impedenza di carico, che in questo caso sarà Z0, per il coseno di KY epsilon t più J ZE, di nuovo l'impedenza caratteristica, per il seno di KY epsilon t. E sotto si scambiano di ruolo le due impedenze, quindi ZE coseno di KY epsilon t più JZ0 seno di KY epsilon t. Verso il basso invece vedo direttamente ZS, quindi la Z verso il basso è uguale alla ZS. A questo punto, sommando ed uguagliando a 0 questi due termini e portando a numeratore questo denominatore, otteniamo ZS per il denominatore che abbiamo visto più ZE per il numeratore uguale a 0. Naturalmente questa equazione non è risolvibile in forma chiusa, è un'equazione trascendente più complicata di quelle che avevamo visto finora. Qualche informazione, come al solito, la possiamo avere al cutoff, perché al cutoff spariscono dei termini e quindi qualcosa in più si può dire. La condizione di cutoff dicevamo che era beta su K0 uguale la radice di epsilon RS, cioè il KYS uguale a 0. Allora, se stiamo considerando il caso TE, in cui le note espressioni per le impedenze caratteristiche sono del tipo ZS uguale a KY, in questo caso KY con S, diviso omega epsilon, in questo caso omega epsilon 0 epsilon RS. C'è quindi a numeratore il KY con S che si annulla e dunque si annulla anche ZS. Per cui questa prima parte dell'equazione caratteristica è nulla. ZE possiamo semplificarlo perché non è nullo, rimane appunto Z0 coseno di KY epsilon t più JZ seno di KY epsilon t uguale a 0. Ma ricorderete che questa equazione ha la stessa forma identica a quella dello slab sul piano di massa, la nostra struttura più semplice. Però ricordiamoci che questa equazione va particolarizzata al cutoff, cioè va calcolata in beta su K0, dicevamo, uguale alla radice di epsilon RS.
mettendo esplicitamente le espressioni per le impedenze caratteristiche viste prima e semplificando omega epsilon 0 rimane ky0 per il coseno di ky epsilon t più j ky epsilon su epsilon r per il seno di ky epsilon t. Che succede invece nel caso TE? Nel caso TE, nell'espressione di ZS, il KYS sta al denominatore. L'espressione è omega mi diviso KYS. Allora si può portarlo al numeratore prima di azzerare e a questo punto allora lo portiamo a moltiplicare il secondo termine, che quindi poi si cancella facendo tendere KYS uguale a 0. A questo punto dobbiamo azzerare questa prima parentesi quadra, cioè ZY coseno di KY epsilon t più JZ0 seno di KY epsilon t. E inserendo in particolare adesso le espressioni per le impedenze caratteristiche nei TM, quindi il numero d'onda sta a denominatore, possiamo fare dei prodotti incrociati e semplificare omega mi, e quindi abbiamo ky0 coseno di ky epsilon t più j ky epsilon seno di ky epsilon t uguale a 0. Anche questa però da particolarizzare al cutoff. Beta su k0 uguale alla radice di epsilon rs. Allora, torniamo un attimo, e qual è la differenza fra le due equazioni? Vedete? La presenza di questo epsilon r a denominatore nel caso dei TM. Per il resto, notate, sono uguali. Gli altri termini sono identici. Allora, torniamo un attimo indietro ai TM e imponiamo esplicitamente che beta su K0 sia uguale alla radice di epsilon rs. In questo caso, viste le espressioni di prima, quelle normalizzate per i numeri d'onda, abbiamo che ky0 era uguale a K0 per la radice di 1 meno beta su K0 al quadrato, cioè 1 meno epsilon rs per il coseno di K0 ancora radice di epsilon r meno beta su K0 al quadrato, quindi radice di epsilon r meno epsilon rs per t, più j ky epsilon di nuovo, quindi la stessa espressione di prima, k0 radice di epsilon r meno epsilon rs su epsilon r, per il seno di nuovo della stessa espressione, k0 radice di epsilon r meno epsilon rs t uguale a 0. Possiamo qui dividere, semplificare per K0, dividiamo anche per il coseno e poi per questa radice quadrata di 1 meno epsilon rs, siccome epsilon rs è ovviamente maggiore di 1, scriviamola in quest'altra forma, evidenziando in qualche modo la natura immaginaria negativa di questo numero d'onda e quindi mettendo in evidenza meno j, cambiamo di segno arradicando, radice di epsilon rs meno 1. Allora in questo caso, appunto, se abbiamo diviso per il coseno, si evidenzierà una tangente e scriviamo anche K0 come 2π greco su lambda 0, quindi 2π greco t su lambda 0 radice di epsilon r meno epsilon rs, e invece a secondo membro abbiamo la radice di epsilon rs meno 1 e poi a denominatore la radice di epsilon r meno epsilon rs e poi a numeratore di nuovo il fattore epsilon r che stava qui. Allora questa è una quantità, questo secondo membro evidentemente maggiore di 0, ricordo che epsilon r è maggiore di epsilon rs, quindi i radicandi sono tutti positivi, non ci sono problemi, è maggiore di 0, quindi questo dimostra che nel caso TM non ci sono delle soluzioni prive di cutoff, non c'è il valore 0 che c'era prima nel caso simmetrico e quindi di conseguenza nel caso dello slab sul piano di massa col TM0. Ecco dimostrato il fatto che non ci sono questi modi di ordine 0 senza il cutoff. Questo è vero anche nel caso TE, naturalmente, nel caso TE però non c'era questo epsilon r, ricordate, e dunque questo valore è più piccolo, per cui in effetti il TE1, ricordate le curve di prima, ha il cutoff più piccolo del corrispondente TM1 e quindi risulta senz'altro il dominante. Se volessimo ritrovare il caso simmetrico, allora basta scrivere epsilon rs uguale a 1, quindi il substrato diventa di nuovo aria,
e quindi al cutoff in realtà è di nuovo la stessa condizione KY0 uguale a 0, ma allora in questo caso se εRS è uguale a 1, questa quantità torna a 0 e quindi abbiamo di nuovo T su lambda 0 uguale a n su 2 radice di εr meno 1, sia per ITE che per ITM. Com'è che non riotteniamo i valori, ricordate, c'era denominatore 4, la radice di εr meno 1, in realtà perché noi non abbiamo scritto 2t per l'altezza dello slab asimmetrico, come avevamo fatto col simmetrico. Se mettessimo al posto di t 2t, ecco che qui apparirebbe il fattore 4. Ma sulla questione della simmetria e della simmetria volevo aggiungere un'altra cosa. Torniamo al caso appunto dello slab simmetrico, ma se io avessi voluto nel caso dello slab simmetrico applicare la risonanza trasversa a questa rete equivalente, quindi in questo caso di nuovo il substrato non c'è, abbiamo Z0 e Z0 sopra, allora mi verrebbe in mente, ma facciamo una cosa, la cosa più semplice, mettiamoci proprio al centro con il mio punto di osservazione. Vedete qui ho scritto, diciamo, ho scritto T e T a numeratore e a denominatore, quindi è tutto perfettamente simmetrico. E che succede? Che la z verso l'alto è uguale alla z verso il basso, perché appunto c'è questa simmetria, e dunque dalla condizione z verso l'alto più z verso il basso uguale a 0 segue semplicemente 2z verso l'alto o 2z verso il basso uguale a 0, quindi z verso l'alto uguale a 0. E quant'è la z verso l'alto? La stessa formula di prima, con Zy nel ruolo di impedenza caratteristica e Z0 nel ruolo di impedenza di carico. Quindi che cosa avviene? Se questa quantità è 0 deve azzerarsi il numeratore, quindi Z0 coseno di KY epsilon t più JZ epsilon seno di KY epsilon t. Ma questa è di nuovo la stessa equazione dello slab dielettrico di altezza t sul piano di massa. Ma allora uno si chiede, dove è finito tutto il discorso delle bisezioni che dicevamo in un'altra sezione, in un'altra lezione? Lo slab è simmetrico, quindi possiamo o bisezionare con un cortocircuito o bisezionare con un circuito aperto, rispettivamente la parete elettrica perfetta, la parete magnetica perfetta. Qui troviamo soltanto la bisezione con la parete elettrica. Dove è andata a finire la soluzione con la parete magnetica? In realtà, che cosa era successo? Che in questa situazione le due condizioni di risonanza trasversa che avevamo visto all'inizio, quella con le impedenze e quella con le ammettenze, cioè la z sinistra più z destra uguale a 0 e la y sinistra più y destra uguale a 0, non sono più dipendenti. In generale lo sono, perché qui vedete possiamo sostituire alle impedenze 1 sulle ammettenze e quindi poi mettere a denominatore comune e troviamo la stessa condizione per le ammettenze. Ma questo vale se non abbiamo degli zeri al denominatore, invece in questo caso ce li abbiamo, come abbiamo visto prima. E allora che vuol dire? Che se sono indipendenti vanno, cioè non sono più, l'una non implica più l'altra, vanno imposte separatamente. Quindi dobbiamo imporre a parte anche la condizione per le ammettenze. Le formule sono le stesse, quindi viene la stessa equazione semplicemente sostituendo, sono le stesse sostituendo tutte le impedenze con le corrispondenti ammettenze. E quindi viene y0 coseno di ky epsilon t più jy epsilon seno di ky epsilon t. E allora questa, come adesso verificheremo, è proprio la bisezione mancante. Consideriamo infatti questa semi-linea di trasmissione di altezza t bisezionata col circuito aperto. Stavolta la struttura non è più simmetrica, quindi possiamo di nuovo tornare ad utilizzare le impedenze. Se guardiamo, ci mettiamo in questa sezione, nella sezione in alto, guardiamo verso l'alto, abbiamo Z0, guardiamo verso il basso, utilizziamo l'impedenza di ingresso di una linea chiusa su un circuito aperto, abbiamo meno J Z epsilon per la cotangente, quindi c'è un meno J invece che J e la cotangente invece che la tangente, sommiamo e azzeriamo a 0, quindi Z0 meno J Z epsilon cotangente uguale a 0, la cotangente è il coseno sul seno. Se andiamo anche poi a moltiplicare per J seno,
che cosa succederà? Essendo j per meno j uguale a più 1, avremo zy per il coseno di ky epsilon t più jz0 per il seno di ky epsilon t. E questa era proprio la condizione che mancava. Quindi la condizione dell'altra bisezione. E notate che, diciamo, corrisponde ad azzerare il denominatore invece che il numeratore dell'espressione di partenza. Quindi era solo un nostro voler troppo, voler fare troppo i furbi, metterci al centro. Non ci si deve mettere al centro nelle strutture simmetriche, bastava spostarsi di pochissimo e recuperavamo tranquillamente tutte le soluzioni. In quel caso invece, a causa della indipendenza delle condizioni di impedenza e di quelle per le ammittenze, siamo incorsi in un errore. Quindi non bisogna essere troppo furbi in questi casi con le simmetrie, sempre ci vuole grande attenzione. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.